In questa lezione vi spiegherò la tecnica del délabré lavorando su un oggetto, può essere una scatoletta, può essere una cornice, un oggetto di legno o di altro materiale che io ho trattato inizialmente dando una mano o di acrilico o di cementite, quello dipende dal supporto sul quale dipingete. Potete prendere un pennarellino e farvi un disegno se volete fare appunto una sorta di stencil. Io ho disegnato per esempio una farfalla e poi vado con un taglierino ad incidere il foglio di acetato abbastanza spesso per crearmi una sorta di maschera. Una maschera che poi andrò a utilizzare, posso decidere di eseguire uno stencil a colori a pennello oppure eseguire uno stencil di quelli a rilievo. Potete farvi mascherine individualmente e secondo proprio i vostri gusti, le vostre esigenze. E la tecnica successiva poi qual è? È quella di arrivare a tamponare con il colore, vi dicevo, oppure usando una spatolina, andrete a tamponare tutto quello che è il disegno preparatorio che avete fatto e poi vi spiegherò come fare gli effetti di patinatura e invecchiamento. Délabré è un termine che deriva dal francese e la sua traduzione in italiano è rovinato oppure scrostato. In tal misura appunto si esprime nel campo anche dell'arredamento, anche del design. È una fusione praticamente tra romantico e decadente. Possiamo usare degli stencil già pronti oppure possiamo decidere di prepararli da soli. È semplicissimo, basta prendere un foglio d'acetato, farsi un disegno e poi con delle forbici andare a ritagliare la mascherina. Il foglio d'acetato deve essere abbastanza spesso. Io in questo caso vi faccio vedere invece che la tecnica a pittura, la tecnica con rilievo. Prendo dello stucco, una volta che ho applicato la mia mascherina, vado a applicare lo stucco. Una volta applicato, vado a rimuovere la mascherina e aspetto che poi si asciughi. Nel frattempo, per esempio, posso decidere di ritagliare, farmi delle mascherine anche con altri soggetti da me personalizzate, senza usare magari mascherine già pronte. Vi ricordo che questa lezione è registrata interamente, può essere richiesta attraverso il primo link in descrizione e questo è solo un estratto, diciamo, velocizzato di quello che è la lezione con la tecnica della Bre. In questa tecnica vi insegnerò anche a fare l'effetto pittorico, oltre che a rilievo. Qui vedete ho ripreso il mio lavoro una volta asciutto e passo una prima mano di colore. Questo può essere scelto in base alle vostre esigenze. Potete scegliere un colore scuro e poi sovrammettere un colore più chiaro o viceversa. I passaggi sono fondamentali perché più passaggi di colore fate e più avrete un effetto molto particolare. E questo è il lavoro finito e ora vi faccio vedere come appunto si presenta il pannello. Grazie di avermi seguita.